Iniziamo ora la seconda parte di questo capitolo sulle fluorescenze e sui danni creati dai savi. L'umidità nella parte inferiore dell'edificio viene generalmente attribuita alla risalita capillare dell'acqua proveniente dal terreno e il rimedio in genere è quello di interrompere questo rifornimento di acqua. Di rimedi ne esistono diversi, uno dei quali consiste nel tagliare la parete e inserire una barriera impermeabile. Oppure un altro rimedio può essere quello di impregnare i mattoni o le pietre con sostanze idrorepellenti. Questi tipi di interventi sono assolutamente corretti quando il problema è effettivamente la risalita capillare dell'acqua dal terreno. Però eccezioni a questa regola ne esistono. Pensiamo ad esempio all'acqua piovana. L'acqua piovana assorbita o percolata sotto l'influenza della forza di gravità tenderà a scendere nella parte inferiore della superficie, dove inizierà a dare origine a una serie di problemi. Un esempio interessante è il caso del battistero romanico del Duomo di Padova, affrescato dal fiorentino Giusto dei Menabuoi nel 1375. Qui i mattoni facciavista con le fughe di malta visibili e i fori lasciati volutamente per sostenere le impalcature facilitano la percolazione dell'acqua durante le piogge. L'acqua penetrando migra in tutte le direzioni, ma quella favorita è quella verso il basso per via della forza di gravità. Inevitabile è l'accumulo nella parte inferiore. In questo esempio le parti affrescate fino ad un'altezza di 2 metri sono state deteriorate dall'umidità e dalle efflorescenze che si sono venute a creare durante la fase di asciugatura. La causa è stata erroneamente attribuita alla risalita capillare e uno strato di piombo è stato inserito all'interno della parete. Questo vecchio rimedio ha però impedito all'acqua di scendere sotto questo strato di piombo e quindi di raggiungere il terreno. E l'unica possibilità per l'acqua era quella di evaporare al di sopra di questa barriera, aumentando drasticamente i danni e le fluorescenze. Sospettando questa possibile alternativa, quindi un rifornimento di acqua non dal terreno ma dalla pioggia, è stato confrontato il contenuto di umidità in diversi punti sia al di sopra della barriera che al di sotto della barriera e ciò che si è osservato è che al di sotto la parete risultava più asciutta. È stata allora rimossa la barriera di piombo, la stanza è stata mantenuta ventilata per alcuni anni e le fluorescenze sono state rimosse una volta asciutta la parete. All'esterno invece la parete è stata resa idrorepellente ma traspirante per evitare nuove infiltrazioni di acqua piovana. Tutto ciò è avvenuto più di 30 anni fa e ad oggi le pareti e gli affreschi sono in ottime condizioni. Questo esempio dimostra quanto sia importante analizzare molto accuratamente il caso studio con il supporto di analisi di investigazione che possa costituire la base per un successivo progetto di intervento.